Ciao amici e benvenuti a questa review del modello appena uscito sul mercato di Uma Hobby, questa nuova azienda orientale che si è affacciata al mercato del modellismo in maniera prepotente con questa scatola del famoso AV8B Harrier 2 Plus, scatola Inon 1.48 che vuole fare diventare l'antagonista del ormai storico kit della Sagawa in 1.48. Faremo delle valutazioni, insomma cercheremo di comprendere la qualità delle stampate del kit e i dettagli. Scatola che si presenta veramente molto bene, quindi con questa box art molto aggressiva di un Harrier a bassa quota. Non abbiamo capito bene come ci sia anche una lettera qua in basso con un Harrier una quota così bassa, veramente curioso. Una rappresentazione dei prodotti che ci sono all'interno della scatola, un rendering del kit. Vediamo già che ci saranno poi all'interno le decal per realizzare degli esemplari degli Squadron VMA 214 Black Ships e VMA 311 Tomcats, e qui abbiamo appunto le tre tipologie di esemplari che ci vengono messi a disposizione. Andiamo subito a curiosare all'interno, perché è molto ricco di stampate, molto ricco di dettagli. Abbiamo la bellezza di 26 stampate. Ringraziamo gli amici di Uma Hobby che ci hanno anche mandato questa breve lettera di presentazione, di ringraziamento per il lavoro che andremo a fare. Confidiamo di riuscire a fare un bel modello e di avere modo, insomma, di mostrare tutte le qualità che il kit presenta. Partiamo subito con il libretto delle istruzioni che riprende la box art, molto ricco, molto dettagliato. Abbiamo fin da subito un foglio in acetato con le mascherature per il piano di coda, per il tettuccio e per gli interni delle prese d'aria. Dopo vedremo nel dettaglio dove andare a installare queste mascherature. Molto interessante, molto ben definite e ritagliate, quindi ottimo lavoro. Partiamo subito con un punto a favore. Andiamo a vedere un attimo le istruzioni. A quanto pare perlomeno il dettaglio delle istruzioni è molto elevato. I disegni tecnici in 3D sono molto apprezzabili, molto meglio di tante altre aziende produttrici di kit. A quanto pare ci sono degli interni, sono gli interni dei carrelli, gli interni dell'abitacolo, sembrerebbe molto interessante. Abbiamo gli interni del carrello principale con i vari dettagli. Le dispenser per il chaff sia in versione vuota che in versione ancora piena, diciamo appena caricati. Vediamo che la possibilità di installare, diciamo, i timoni di coda e i piani di coda completamente mobili, così come i nozzle del propulsore, l'ala completa come caratteristica poi dell'Harrier vero e proprio. Abbiamo la parte che sembra essere un po' controversa in questo momento, tutto il web ne sta parlando, il dettaglio appunto della presa d'aria è interessante perché è stampato in un unico pezzo, poi lo andremo a vedere nel dettaglio, però sembra che ci siano dei problemini di riproduzione. Seguiamo. Sonda per il rifornimento in volo che poi sarà presentata sia nella versione chiusa che distesa. I vani, diciamo, per mitragliatori, nonché parte inferiore del kit con l'aerofreno, molto interessante. Molto particolare anche la scelta di andare a realizzare la cornice del cockpit molto dettagliata e installabile con questa modalità, nonché anche la parte del cockpit frontale che viene installata una volta che le semifusoliere frontali sono chiuse. Soluzione ancora una volta molto particolare è quella di costruire e di stampare il frame del tettuccio a parte
con poi il canopy, il trasparente, che andrà installato separatamente, quindi problemi di mascheratura direi irrisori, se non addirittura assenti. Specchietti retrovisori, nonché head-up display in fotoincisione. Proseguiamo con tutti i dettagli delle parti inferiori, quindi zona carrelli di supporto delle ali, pylon, molto particolare la scelta sui pylon, legata al fatto che il pylon si va ad annegare su una parte della semiala, così da non rappresentare poi problemi di stuccature, fessure e quant'altro. Flap che possono essere riportati e rappresentati sia nella modalità estesa che retratta, quindi giusto per dare un po' di dinamicità al nostro modello, nonché i carrelli di supporto delle ali, diciamo di estremità alare, che possono essere dettagliati con le varie decalcomanie, insomma, essendo comunque degli elementi abbastanza in vista. Unica fino ad ora vista all'interno di OKit la possibilità di rappresentare, non ho capito bene la differenza tra i due, ma la possibilità di rappresentare i Sidewinder sia in modalità pronti al lancio sia in modalità manutenzione. Ok, potete vedere queste due varianti. Ho notato che le uniche differenze tra le due stampate sono rappresentate dal corpo, pezzo V44 e pezzo V45, che differisce per la parte posteriore. Ok, sarà eventualmente da fare degli approfondimenti da questo punto di vista, però è curiosa questa scelta perché comunque dà la possibilità eventualmente di rappresentare anche un modello in manutenzione con il missile installato. Particolare del carrello anteriore, nonché del pod lantern e serbatoi. Carrello principale con il relativo montaggio, pannelli per la chiusura dei due vani carrelli, una rappresentazione di tutte le stampate, eccole qua. E interessante è la scelta di Uma Hobby di darci la possibilità di costruire il cockpit utilizzando le decals in 3D, che peraltro non sono nemmeno da mettere in acqua, ma si staccano direttamente dal foglio. Molto dettagliate, poi le andremo a vedere nello specifico. Come potete vedere anche il disegno è molto piacevole da vedere, molto, molto dettagliato, molto tecnico, sia con la possibilità di far vedere i display accesi che spenti. In alternativa vogliamo utilizzare gli sticker, quindi utilizzare le decal sostanzialmente, anche ci viene data anche questa possibilità, ok? Quindi piena scelta, piena libertà per tutte le varie categorie, direi quasi quasi di modellisti. Uma Hobby sembra che non si sia posto limiti, non abbia discriminato nessun tipo di modellista, e questa cosa ci piace tantissimo. E nella parte in basso di questa schermata vedete che ci sono anche dei QR code, perché la scelta dell'azienda è stata quella comunque di affiancare il modellista nella costruzione del modello, caricando nel proprio canale YouTube tutta una serie di video che aiutano nel montaggio, nell'assemblaggio del kit, quindi molto, molto utile questa cosa, soprattutto per i principianti. E poi una bella tabella di referenze colori da verificare naturalmente in questa fase, ci basta solamente dare un'occhiata, però abbiamo le premesse per un modello molto dettagliato, molto anche particolare da realizzare, ci sono tutte. Abbiamo 2 mega poster con la rappresentazione del kit, dell'esemplare, i dettagli del posizionamento di tutti quanti gli sticker, sia dell'aeroplano che dei missili e bombe nonché serbatoi. Dopodiché entriamo nel merito degli esemplari che ci vengono messi a disposizione. In questo caso abbiamo un esemplare del VMA 311 Tomcats, basato in Bahrain nel 2019. Possiamo
realizzarlo utilizzando anche le mascherature. Vedete che la mascheratura ci dava la possibilità di lavorare sull'area del piano di coda. Gli altri due esemplari che ci vengono resi disponibili, ovviamente poi il mercato si potrà sbizzarrire nella produzione di altre decal. Dettaglio, poi lo vedremo, le decal sono prodotte da Cartograph. Altro esemplare di Marines, in questo caso abbiamo un esemplare dei famosi Black Ship con una bella serie di Marks, e un altro esemplare dei Black Ships anche in questo caso, quindi c'è solamente un esemplare dei Tomcats. Qui abbiamo un po' più di sobrietà, diciamo così, però ci piace questo tipo di rappresentazione che richiama un po' la storia di questo famoso squadron dei Marines. Visto che abbiamo rappresentato ora poco fa le varianti di modelli rappresentabili, diamo un'occhiata anche alle decal. Ok, quindi come vi dicevo prima abbiamo tutta la serie di dettagli per il cockpit con i vari quadranti, poi naturalmente le decal legate poi all'esemplare specifico, quindi quadron, quindi le colcomanie, insomma per varie necessità, di kill marks, le varie scritte Tomcats, Marines, Black Ships. Sembra assolutamente un'ottima rappresentazione anche questa. Come vi dicevo, abbiamo una realizzazione di Cartograph. Giunto il momento di dare un'occhiata alle stampate. Partiamo subito con la sprue dei trasparenti. In questo caso potete vedere che ci vengono forniti due trasparenti principali, come vi dicevo prima sono staccati direttamente dalla cornice, e i due trasparenti ci vengono forniti con o senza il cordino esplosivo per il seggiolino eiettabile. Dettaglio peraltro che possiamo trovare anche in decal. Lo potete vedere, non so se si vede dal video, però in questa parte abbiamo il cordino esplosivo in decal. Poi vedremo che c'è anche addirittura un'altra opportunità di rappresentare questo interessante dettaglio. Il windscreen principale, diciamo frontale del cockpit, presenta la classica linea di stampa al centro, quindi ci sarà da fare un po' di lavoro. Vediamo se riusciamo a fare un po' di lavoro per ripulire quegli elementi, insomma, essere più realistici possibile. Due pezzi principali di fusoliere. Ok, il modello sembra essere inciso in modo molto fine, dettagliato, inciso molto bene, ma non solo, perché abbiamo anche degli ottimi rivetti in positivo, forse si riescono a percepire da questa sezione, quindi zone che vengono rinforzate perché sottoposte a sollecitazioni molto importanti legate agli ugelli del propulsore. Ci ritroviamo con un ottimo dettaglio in positivo. Per quanto riguarda invece tutta la parte rivettata in negativo, qui la community di modellisti mondiali si sta già scatenando. Diciamo che è presente un bel numero di rivetti. Ok, sembra essere la moda attuale dei modelli. Diciamo che insomma, se non andremo a fare un lavoro di lavaggi molto approfonditi, potremo trovare il modo di non esaltarli più di tanto. E qui appunto abbiamo le due semifusoliere. Vi dicevo già prima che la parte degli chaff superiore è stampata in un pezzo a parte. A quanto pare mancano due elementi, nel senso che
le stampate si allineano con due grossi perni. Questi probabilmente si riescono a infilare uno sull'altro, considerati i diametri. Qui probabilmente ci sarà un perno passante, però non abbiamo perni in riscontro. Questa cosa non ci fa impazzire. Fusoliera, parte frontale e lanciatori di chaff aperti, riusciamo a vederli, vuoti oppure pieni. Muso da confrontare con le sagome dell'aeroplano reale, mentre la parte frontale della fusoliera ha dell'ottimo dettaglio per quanto riguarda i pannelli, quindi molto precisi nella stampa, anche i gradini che fuoriescono per salire sul cockpit, mentre ci sembrano un po' troppo pronunciate le luci di formazione. Eventualmente sarà sufficiente andare a carteggiare un po' questa zona. Passiamo ad un'altra stampata molto importante, rappresentata appunto dalla parte dell'ala sia superiore che inferiore, e come vi dicevo prima anche qui la parte di rivetto è molto presente. Confido che si possa vedere per bene. Ottimo dettaglio questo interno di questo vano, nonché anche quest'altra parte che tipicamente viene coperta da una griglia. Il dettaglio dell'ala all'estremità sembra essere molto interessante. Ok, come dicevo prima, la parte invece inferiore delle semiali ha questi vani sostanzialmente dove si vanno ad incastrare i piloni degli armamenti dei serbatoi, quindi per evitare stuccaggi, fessure varie. Ventola del motore, e abbiamo poi una dima per andare a installare correttamente con la giusta angolazione le alette dei missili Sidewinder. Stampata dedicata ai serbatoi, in questo caso piloni subalari di vario tipo con tutti i dettagli del caso. Timone, stampata del timone di coda, ancora una volta con le luci di formazione molto prominenti e tutta la zona di rivettatura, nonché tutto il set di flap in posizione estratta oppure a riposo. Stampata con probabilmente la maggior parte dei dettagli sembrano del carrello principale, nonché dei due carrelli alari. Notate il dettaglio del carrello principale all'interno. Ovviamente con delle buone referenze riusciremo a capire se il dettaglio è corretto o se può essere ulteriormente migliorato. E abbiamo anche queste zone sempre del carrello nonché dell'aerofreno. Stampata con le bombe GBU, molto fine la bomba nel suo dettaglio. Abbiamo apprezzato fin da subito i sensori delle bombe, diversamente da tantissimi altri kit. Qui abbiamo veramente un'ottima definizione del sensore. A volte viene stampato in un pezzo unico senza nessun tipo di dettaglio. Stessa stampata di prima con altri serbatoi, stampata dei missili AGM-65 Maverick. Particolarità, possiamo rappresentare anche qui i missili con due, diciamo, probabilmente versioni legate a un missile pronto ad essere lanciato e un missile con questa copertura
da fare un approfondimento per capire un attimo per quale motivo è stata fatta questa scelta. Tutta la parte di diciamo zona di motori, quindi scusatemi, più che di motori, di ugelli di scarico. Vedete il dettaglio, lo standard del dettaglio devo dire che è molto molto elevato, quindi non ci sono zone più o meno curate, ok? Il lavoro fatto da Umma Hobby è molto molto accurato in tutte le zone. Il missile Sidewinder con, come vi dicevo prima, la differenza sempre nella parte posteriore del missile, che sembra essere presentata appunto in manutenzione oppure pronta al lancio. Area del cockpit. Area del cockpit, abbiamo un bel po' di dettagli di cui parlare. La parte posteriore del seggiolino, il seggiolino stesso, nonché la parte di cornice che sta sopra, diciamo, attorno al cockpit e che ovviamente appare nel momento in cui andiamo a posizionare il tettuccio in posizione aperta. Degna di nota, finalmente abbiamo un seggiolino con le cinture posizionate in modo molto dinamico. Il cruscotto molto dettagliato, nonché probabilmente ancora altri pezzi del vano carrelli principale, carrello non carrelli. Qui abbiamo tanti piccoli dettagli che probabilmente saranno utilizzati su varie zone del kit. Ci appare subito evidente la parte frontale del cockpit, molto dettagliata anche in questo caso. Ugelli principali posteriori, in teoria questi dovrebbero essere questi quelli posteriori, sì, con relative piastre anti-fusione se non sbaglio. Vano carrello dell'ala, pod lantern, tip alari e sonda per il rifornimento in volo, ugello anteriore e cono di coda degno veramente di nota. La scelta di stampare questo pezzo con questa modalità veramente è lodevole. Guardate il livello di dettaglio che Umma è riuscito a raggiungere con questo pezzo. Notevole. Abbiamo i pneumatici stampati probabilmente in 3D, il battistrada, c'è tutto, e poi la parte più che in questo momento ha fatto aprire un dibattito a livello digitale nel mondo della community dei modellisti. La scelta è stata quella di rappresentare l'area delle prese d'aria sia con le prese d'aria supplementari aperte che chiuse. La stampata è pressoché uguale a parte in quel dettaglio, ma ciò che lascia perplessi è rappresentato dal bordo entrata, nonché, nonostante questa cosa sia già in corso di evoluzione da parte di svariate aziende che stanno lavorando sulla stampa in 3D di un aggiornamento, manca anche tutta la parte di presa d'aria interna, ok? Quella che ovviamente comunica con il propulsore attraverso queste supplementari. E normalmente abbiamo un'apertura che in questo caso manca completamente. I kit di dettaglio, a quanto visto sul web, invece rappresentano correttamente questa soluzione. Per concludere abbiamo
una stampata probabilmente con i vari perni di riscontro per chiudere le semifusoliere, e per concludere abbiamo la chicca, anzi una serie di chicche che ci vengono fornite da Puma. Le copriamo tutti quanti assieme. Eccoci qua. Abbiamo il set di decal stampati in 3D, compreso del cordino esplosivo in appunto decal precolorate. Come potete vedere, gli MFD possono essere presentati sia accesi che spenti. I colori sembrano essere leggermente vivaci, da fare un approfondimento anche da questo punto di vista, però sicuramente il livello di dettaglio e di realizzazione è più che notevole. Abbiamo visto che c'è un nome qua in basso, Lambo 3D Cockpit, scusateci, e potrebbe essere che rappresenta una nuova linea di oggetti stampati in 3D per i nostri cockpit, ai quali noi ovviamente non possiamo che dare il benvenuto. Andiamo verso la conclusione. Un set di particolari in metallo dalla punta a angoli d'attacco e varie tipologie di sensori, metallo puro, e un foglio di fotoincisioni, piccolo ma sufficiente per andare a dettagliare particolari come l'head up display molto articolato sugli upper, i famosi specchietti, e sembrerebbero dei pitoni, nonché altri dettagli che andremo a scoprire quando metteremo definitivamente mano al kit per andarlo a costruire. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Se avete qualche domanda da fare sul kit lasciatela qua sotto in descrizione. Se avete avuto modo di mettere le mani anche voi sull'Avi 8 VR di Uma Hobby, fateci sapere cosa ne pensate. Confrontiamoci, abbiamo piacere di sapere le vostre opinioni, per cui fatevi sentire, e ci vediamo presto con la prossima recensione di Takado Toki.